Eccoci qua con un'altra meraviglia, Aurora 88 Minerali, non solo limitata, non solo speciale, ma anche numerata. Un cofanetto che, come vediamo, ne ho anche qua uno, perché vi ho presentato diverse Aurora in questo periodo, anzi colgo l'occasione per ringraziare Mario e Cristina che mi hanno prestato queste penne per provarle, per studiarle e poi per parlarne a voi, perché non capita certo tutti i giorni di avere uno scrittoio affollato e popolato niente poco di meno che di stilografiche Aurora. Cofanetto classico, generalmente questo, quello nero, eccolo qua. Questa volta per Aurora Minerali in edizione numerata troviamo un cofanetto grigio metallizzato, sembra un armadio blindato più che un cofanetto. Per aprirlo ci va una certa pressione perché si chiude quasi ermeticamente, ed eccolo qua. Aurora Minerali, questa è la Amethyst. Il cofanetto è quello classico, ormai lo conosciamo dal 1919, nel 2019 fa proprio 100, quindi un sacco di edizioni per festeggiare, per celebrare questa importante ricorrenza, ma soprattutto per celebrare un marchio che è esportato in tutto il mondo, è un vanto della penna stilografica italiana, un made in Italy che conosce tutto il mondo e soprattutto apprezza tutto il mondo. Ok, non è una sviolinata, ma è davvero così. Mi sentite parlare bene dei pennini, per esempio di quelli orientali, di quelli giapponesi, perché certamente ne vale la pena, dei pennini tedeschi, ma certamente, ma questi italiani non sono secondi a nessuno, anzi molto spesso hanno anche insegnato come fare a molte altre aziende. Eccola qui, è bella o no? Sì, mi rispondo da solo, è proprio bella. Non mi dilungo sulla penna, è una Aurora 88, la Minerali è praticamente una demonstrator, ma non è completamente demonstrator perché proprio il cappuccio, proprio il fondello, che è il pomello attraverso il quale azioniamo il meccanismo che in questo caso a vista, proprio perché è una demonstrator, vi dicevo, riporta i colori dei minerali, dei 4 minerali ai quali è dedicata la serie di cui stiamo parlando. La clip è quella solita, certo, bella, inconfondibile, Aurora. Anche la sagoma è quella dell'88, è rimasta identica. Però si dice che squadra che vince non si cambia e chissà quando arriverà una nuova Aurora. Prima di passare alla penna, come sempre, una sbirciatina a quello che c'è qui sotto. Come ogni serie speciale numerata, come la serie Continenti e come tante altre per intenderci, hanno l'inchiostro in abbinamento e in questo caso certamente che ve lo rispetto, non ve lo apro anche se la tentazione è forte, ma lo lascio qua. Anzi, molto spesso in queste edizioni così importanti anche dal punto di vista economico, quasi quasi è bene per il collezionista lasciare l'inchiostro così, anche se ahimè va sprecato come il vino per un collezionista di bottiglie. Però è anche vero che nel momento in cui si rimettesse la penna sul mercato il valore sarebbe assolutamente superiore a quello di un concorrente che ha invece utilizzato la boccettina e magari non c'è nemmeno più. E poi certamente il tagliandino con le spiegazioni. Anche di questo vi ho detto più volte, io lo terrei anche da conto perché cambiano nel corso della storia, molti modelli sono identificabili anche dal tagliandino, dal libretto delle istruzioni, e poi questa sorta di cartaceo che accompagna queste penne diventano parte integrante dello storico, del periodo storico, della serie, del momento in cui sono state create e prodotte, quindi tenetele da conto perché fanno parte proprio della penna, della storia della stilografica che avete acquistato, e se siete appassionati sapete che stiamo parlando di qualcosa che va a braccetto con la stilografica. Come altre edizioni numerate compare nella parte del cappuccio il numero dell'esemplare che vi siete accaparrati e poi il pennino in trasparenza. Sì, fa bella mostra di sé. Una delle caratteristiche delle demonstrator è proprio quella di mostrare, di far trasparire quello che c'è. Al pari del pennino vale per il meccanismo, che molti non sanno nemmeno come sia fatto, come possa funzionare. In questo caso lo si vede, è fatto proprio così, un pistone che da una parte riesce a caricare l'inchiostro svuotando e creando il vuoto, dall'altra parte invece, andando a girare in questo senso, lo va a spurgare.
Qui abbiamo una Aurora, minerali, la serie è la 88, potremmo dire anche Big tra parentesi, ma non serve specificarlo in questo caso, è una edizione. Si sente subito, siccome l'ho caricata di fresco, quanto il serbatoio, comunque l'inchiostro, fornisca il suo peso e quindi fornisca anche un equilibrio generale che mi piace molto più quando l'inchiostro è presente rispetto a quando va ad esaurirsi. Trovo che la penna sia più bilanciata così, motivo per il quale le 88 che ho avuto le ho tenute tendenzialmente abbastanza cariche per godermi la qualità della scrittura. Edizione speciale, sì. Edizione limitata, sì. Edizione numerata. In oro a 18 carati, perché questa serie prevede proprio più forse per impreziosire la penna che per qualità legate alla scrittura, comunque una lega un pochettino più preziosa. Il pennino, dicevamo, è un extra fine però di tipo molto, ma molto scorrevole, Lo trovo davvero appunto perché scrive bene e invita proprio a scrivere, a scorrere. Scrive meglio. Qui il pennino trova un altro modo di esprimersi. Lo capisce subito la vostra mano, lo capisce anche la mia. Posso decidere meglio che cosa fare, se scrivere così, cos'ha, fermarmi qui, fermarmi là. Minerali, questa è una serie e allora tutto acquista un po' più di sapore, limitata, è una serie numerata. Ovviamente tutto poi va paragonato e confrontato con la velocità di scrittura, ma queste sono cose che sapete. Sì, mettiamo che il pennino, posso cambiare appunto il carattere extra fine in oro a 18 carati e mi piace molto. Qui trova il modo di esprimersi meglio il pennino perché la carta è più lavorata. Ancora una volta ve lo ricordo, è sempre il solito gioco dell'equazione stilografica. Questi tre elementi, carta, pennino e inchiostro, devono essere assolutamente abbinati, devono portare l'equazione a zero per metterci nel migliore agio possibile per esprimere la nostra scrittura, la nostra grafia. E a voi tutti amici, alla prossima, ciao!